Salve, oggi vorrei parlarvi del Corsair Qatar Elite, ovvero sia l'ultima versione uscita, con quello che dovrebbe essere il sensore, la versione brandizzata del 3395 di PixArt, e si preannuncia come il nuovo G305 per la forma, per il tipo di mouse, anche se non ha un costo così basso, devo dire. E il mouse è, diciamo, per un'impugnatura claw finger perché questa parte qui si tende a appoggiare questa parte della mano sulla gobbatura del mouse, o finger anche perché alla fine non è molto tagliato dietro, per cui è molto facile anche poterlo impugnare finger. Palm risulta decisamente piccolo, forse magari con mani piccole si può impugnare anche palm. Come abbiamo sentito nel video iniziale, tasti appena preso erano molto buoni, sentiva un bel click e ben definito e tutto. Dopo 10-15 giorni di utilizzo, il tasto destro comincia ad avere una corsa un po' troppo esagerata e la sensazione di qualità purtroppo non è il massimo, comincia a scricchiolare in uso e non lo so, si sente qualcosa, mollettine che danno fastidio dentro. Peccato, perché il mouse si presenta molto bene e la rotellina è favolosa, questo sì, questo va detto che è veramente il punto di forza. Il resto tende un pochino a essere qualitativamente non eccezionale, perché dopo poco già comincia a avere i suoi piccoli problemini. Niente di che, però lo tocchi, senti che c'è qualcosa che non... che come se stesse per spaccarsi da un momento a un altro, via, amplificando la cosa. Però, insomma, alla fine devo dire che non è un brutto mouse assolutamente. Purtroppo, ed è un grandissimo purtroppo, è supportato da un software che è allucinante, cioè, ho dovuto, appena installato, praticamente mi si è tolta, è andata via la scheda audio, non riconosceva più la scheda audio, mi ha creato diversi problemi. Fortunatamente avevo creato un punto di ripristino antecedente all'installazione del software e sono ripartito da quello. Poi l'ho reinstallato per applicare il mio profilo alla memoria del mouse e fortunatamente dopo la seconda installazione non mi ha creato grossi problemi, però l'ho disinstallato subito e non ci ho messo più mano perché è un software troppo invasivo, troppo sotto ogni punto di vista. Ed è un peccato, secondo me, che per un prodotto così non ci sia anche una versione di un software light, ovvero sia che possa permettere di controllare senza avere tutto quell'ambaradan di controllo, frequenze, tutto monitoraggio e tutto quello che c'è di tutto e di più. Potrebbero fare anche una versione light solo per controllare il dispositivo acquistato, in questo caso un mouse o magari una tastiera e basta, perché ci sono tante feature che vanno a impattare notevolmente su tutto il sistema e sinceramente questo, perlomeno per quanto mi riguarda, mi precluderebbe l'acquisto. Ora io sono qui a provarlo, però ecco, per me questo è un grossissimo problema, avere un software IQ così che insomma problemi ne crea. Non penso di essere il solo, io ho dovuto ripristinare il computer, per questo va bene. Magari
dipende sempre chiaramente da cosa si ha sopra, perché magari crea dei conflitti con dei programmi che altre persone non danno, oppure magari qualcun altro è ancora peggio, magari deve formattare, non lo so. Comunque ecco, questa è stata la mia esperienza con il software. Per quanto riguarda il mouse, si gioca benissimo a 2000 Hz di polling rate, quindi la velocità di informazioni mandate al computer è rapidissima e sembra molto reattivo. Il 3395 poi è un sensore, l'ultimo uscito, per cui siamo proprio al top delle specifiche. I piedini bianchi sono forniti, non ci sono piedini di scorta, ha sia Bluetooth che 2.4 GHz in radiofrequenza, quindi latenza praticamente nulla, e devo dire che lo slipstream di Corsair funziona bene, anche se non abbiamo, non serve praticamente il dongle per avvicinare il ricevitore al mouse, ovvero sia magari piazzarlo davanti al mousepad, insomma più vicino, perché secondo loro tecnicamente copre bene fino a 10 metri. Io sono a praticamente un metro poco più e non rivelo nella mia manina fatata, non rivelo alcun tipo di latenza, e sono molto sensibile a questo, su questo aspetto. Per cui devo dire che, ecco, sotto questo punto di vista lo slipstream di Corsair funziona molto bene, anche se io preferisco sempre avere un piccolo dongle per avvicinarlo, insomma, magari con una prolunghina USB si risolve bene, insomma. Io lo tengo vicino, ho un hub USB vicino praticamente al pad, perché non è così lontano, magari in situazioni un pochino più diverse, per cui magari ha un computer messo in terra, quindi deve attaccare alla presa USB della scheda madre o del case, in situazione un pochino magari ecco, potrebbe risentirne, non lo so, non ho provato e non lo so dire. Comunque diciamo che va detto che non ha questa possibilità di avvicinare col cavetto il ricevitore. Il cavetto serve solo per ricaricarlo, anche perché sì, è morbido, ma ormai i cavetti gommati dovrebbero, insomma, lasciare posto a quelli più morbidi, che pur essendo morbido è sempre, come si vede purtroppo, è sempre un impiccio notevole. Batteria comunque dura abbastanza, per cui insomma si torna lì che farlo scaricare e dover utilizzare cablato è un pochino da stolti, diciamola in questo modo. Per quanto riguarda il game, poi insomma vediamo la sezione in game. Ecco, per quello posso dire del mouse, peccato per un pochino per la qualità. Insomma, anche i tasti laterali prima rimanevano bene, ora stanno cominciando ad andare verso l'interno della scocca sempre di più e non li utilizzo tanto. Tasto destro, insomma, comincia a perdere un pochino colpi, il sinistro ancora no, però qui si è allungato, non so se è allungata la corsa, non so che. Peccato, perché poteva essere veramente un top gamma e si perde in queste piccole, grandi per me, in questi piccoli particolari, e soprattutto poi a questo software che insomma io ho trovato drammatica l'esperienza, e fortunatamente sono riuscito a disinstallarlo dopo aver impostato il mouse come preferivo. Non voglio parlare della personalizzazione LED, cose, perché non ho approfondito quel software, non mi interessa e non credo che sia un fattore per determinare la bontà o no di un mouse, visto che in ogni caso quando si gioca si copre tutto con la manina. Bene, passiamo ora al test in game, e per ora posso dire solo che peccato, perché poteva essere veramente un top e qualcosina non torna.
Bene, passo a provarlo in game e poi concludiamo con l'analisi finale. Grazie. Siamo arrivati al testing game finale e alle conclusioni sul Qatar G305. Devo dire che alla fine, insomma, il mouse non mi dispiace, in game si comporta bene, è molto veloce e forse sarà una sensazione strana, ma i 2000 Hz di polling rate funzionano, insomma, magari non sono quelli, sarà che è un mouse che ha un ottimo sensore e si gioca a 200 frame, per cui insomma alla fine la differenza non la fa il polling rate, però insomma è reattivo, è molto reattivo e per giocare va bene. Non fate caso al video le morti e quant'altro, perché non sono assolutamente un pro, è tagliato a dovere con qualche morte e qualche kill. Non sono un pro, ormai gioco solo per testare il mouse. Concludendo per il Qatar, allora sono 80 euro e sinceramente per quello che ha non sono nemmeno tantissimi. Purtroppo ha due grossissimi il software di gestione e un cavo che gommato di questi tempi non si può vedere. Oltretutto anche la qualità subito dopo poco inizia a perdere colpi, i tasti cominciano a ballare, i tasti laterali rientrano quasi dentro il corpo, scricchioli vari e dopo pochissimo di utilizzo, per cui lì per lì era un bel mouse, sembrava anche solido, ma si è perso subito la solidità, che insomma non è un bel biglietto da visita. Sono sempre 80 euro, però devo dire che è un mouse, nel caso degli amanti di questi finger bassi dietro, abbastanza piatti, che tengono una mano piatta, può essere un'ottima scelta, insomma. Lo consiglio come upgrade del G305 per gli amanti, per il resto rimane un mouse di medio alto. Vi saluto, ciao!